Amici di Arcade Story, quella di oggi è una puntata storica. Andremo a ripercorrere le vicende in tribunali di Sidam contro Atari, o meglio Atari contro Sidam. Infatti l'azienda torinese aveva copiato i 3 giochi che vedete alle mie spalle dai classici giochi Atari. Andiamo a scoprire cos'è successo. Ed ecco i 3 giochi che in Italia hanno fatto la storia, ma non solo in Italia, anche dall'altra parte del mondo. Iniziamo con Asterok. Vi ricorda qualcosa? Sicuramente sì, perché vi avevo già fatto un video dove parlava della sentenza dello Stato italiano contro la Sidam e riguarda il gioco di Asteroids. Passiamo poi a Missile Storm. Missile Storm è la copia del gioco Missile Command. Infatti potete vedere facilmente la plancia aveva le 3 postazioni di lancio del missile con la trackball. E andiamo infine a un gioco il quale è stato proprio il centro, il fulcro per dare la sentenza a favore dell'Atari, ed è Magic Worm, copia diciamo molto simile di Sentype di Atari ovviamente. Vediamo un attimino le fasi salienti del processo che hanno portato poi a essere condannata la Sidam. Partiamo proprio da questo gioco. Ed Log, il programmatore Atari, racconta che nessun altro designer di videogiochi aveva avuto in mente fino a quel momento un millepiedi che scendeva dallo schermo e una specie di astronave che gli sparava contro. Nel mezzo tutte quante, in questo caso ci sono delle mele, ma nell'originale c'erano dei funghi i quali facevano da barriera verso i nostri spari. Questo è una cosa veramente difficile da reinventarsi e adeguata a un'altra idea di un altro designer. Quindi già questa cosa dava da pensare, sotto gli effetti del tribunale, a una copia di copyright. Anche Missile Command aveva delle particolarità con Missile Storm che erano identiche. Cosa aveva fatto la Sidam? Lo aveva tradotto in italiano, quindi noi potremo andare a leggere nel gioco difendete le città, oppure Sidam e il messaggio inserire la moneta. Queste sono varie differenze che hanno dato da pensare non poco ad Atari. E quindi anche con questo gioco ci sono state delle ripercussioni del copyright, ma ancora non bastava. Perché non bastava? Voi dovete pensare che nel 1982, quando è iniziato il processo, circa 81-82, bisognava dimostrare che la Sidam aveva copiato il codice sorgente, quindi aveva praticamente copiato tutto il programma del gioco, perché se vi ricordate bene bastava cambiare 2 o 3 cose, cambiare il nome e cambiare 2 o 3 cose da parte del gioco e il gioco era fatto, cioè la copia era avvenuta. Atari doveva dimostrare in tutti i sensi, e quindi avere la ragione da parte di un tribunale, che Sidam aveva completamente copiato il codice sorgente. Come hanno fatto a dimostrare questo? Dobbiamo andare a prendere la scheda di Magic Worm per farvi vedere come sono riusciti a dimostrare in tribunale che era parte di una copia. Ed Log era il programmatore più importante che a quell'epoca era stato assunto da Atari. Tanto per intenderci, era lui che insieme ad altri colleghi aveva sviluppato e creato Asteroids, Centipede, Missile Command, eccetera. Cosa ha combinato? Lui ha acquistato una scheda della Sidam di Magic Worm e ha praticamente iniziato a studiare cosa era stato copiato dal suo gioco. Innanzitutto si è accorto che il chip audio non era lo stesso che aveva usato Atari, ma ne avevano usato un altro, e lo vediamo qui nell'angolino in alto.
ne avevano usato un altro e adattato il più possibile per assomigliare in quanto a effetti a quello originale che aveva creato lui. Ma la vera genialità che aveva avuto Edlog era quella di aver inserito nel codice sorgente del gioco una parte nascosta e decrittabile solamente tramite un codice che era appartenuto a Edlog, quindi ad Atari stessa. Con questo codice si poteva andare a prendere questa parte che era all'interno del codice sorgente, proprio una piccola parte che non faceva nulla, non faceva né video né suono né movimento, e essendo decrittata con la chiave di decriptazione creata da Edlog, veniva fuori una scritta in codice Morse che andava a elencare la scritta Copyright by Atari 1981. Questa è stata la svolta per il processo. Infatti all'interno di questa scheda, nel codice sorgente, c'è proprio quella parte che, decrittata con le chiavi Atari, mostra la dicitura Copyright Atari 1981. Quindi pensate voi che cosa è riuscita a fare l'Atari per proteggere i diritti di copyright che gli appartenevano. Questa è stata la parte che ha sancito definitivamente la condanna per Sidam. Hanno dovuto sborsare un sacco di soldi e da allora, dal 1983, quando è finito il processo in Italia, non hanno più copiato nessun tipo di gioco. Anzi, si sono alleati con Atari e poco dopo è arrivato Dragon Slayer Atari della Sidam. Oggi abbiamo anche i nomi delle 3 persone, i 3 ingegneri che hanno copiato il codice sorgente di Centipede e sono proprio nel gioco. Lo potete provare anche sul MAME andando a cercarvi Magic Worm. Nei record vedete ci sono le scritte RSG, OEI, BRO, ma se voi leggete i nomi dall'alto verso il basso inizieremo a capire il nome dello sviluppatore, quindi Roberto P, Sergio Z, Giorgio Z. Facciamo 2 conti. Asteroids è stato il gioco più venduto di Atari e Centipede il secondo gioco più venduto di Atari. Partendo da Centipede dovete pensare che ne sono stati venduti circa 46.000 unità. Per fare il gioco Atari ha dovuto spendere e impegnare economicamente $500.000. Un cabinato di Centipede veniva venduto a circa $2.000. Moltiplicandolo per le 46.000 unità veniva fuori circa un introito di $9 milioni. Tantissimo, verissimo, è una somma veramente importante, però stiamo parlando dei giochi di punta di Atari, ne aveva fatti nel periodo, ne avevano fatti veramente tanti, quindi non erano i soli giochi. Dovete pensare che avevano anche un nutrito personale da stipendiare e oltre a questo, molte volte alcuni giochi non funzionavano e i soldi investiti per farli mettere in sala giochi purtroppo non tornavano. Vedendosi dimezzare, perché si dimezzavano gli introiti con società che non spendevano praticamente nulla per creare un videogioco copiato, ma anzi spendevano solamente un paio di ingegneri che rivoluzionassero un po' il codice sorgente, succedeva che Atari perdeva milioni e milioni di dollari. Ecco perché Atari teneva molto al progetto intellettuale, per fare in maniera tale di tutelare i suoi interessi economici e anche intellettuali, ovviamente. Come abbiamo visto oggi, i videogiochi non sono solo una perdita di tempo per allietare i momenti della giornata, ma sono anche storia che riguarda condanne e tutela di persone che hanno lavorato e hanno investito tantissimi soldi per produrre queste macchine favolose. Io spero che vi siate divertiti,
che sia riuscito a smuovere qualcosa verso questo mondo, e non mi resta altro che augurarvi una buona giornata e arrivederci alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi!